aggiornamento meteo. Fa un po' schifo oggi, tutto grigio. Raga, buongiorno. Oggi mi sono svegliato, svegliato è un parolone, con questa domanda in testa da farvi. Voi sapete come si studia una partita di pallavolo? Prima però colazione e poi vi racconto tutto. Mentre mi preparo la colazione, tu però iscriviti al canale, c'è il tasto qua sotto. Un po' di proteine, un po' di carboidrati ed è la colazione sacra. Ragazzi, come ho detto nello scorso video, e se non l'hai visto te lo lascio qua, abbiamo perso contro Fenerbahce e la gara di ritorno. Questo implica che siamo fuori dalla Coppa CEV. Per chi non sapesse come funziona questa tipologia di formula di andata e ritorno nelle coppe europee, in questo caso, puoi passare il turno in due modi: vincendo entrambe le gare, ovviamente, oppure vincendone soltanto una, ma più nettamente di quanto non sia perso la prima gara. E qui, ragazzi, se siete stati attenti, vi sorgerà spontanea una domanda: ma se entrambe le squadre vincono una partita 3-0, come funziona? Ottima domanda. In questo caso si deve giocare per forza un set in più a 15 punti, come se fosse un tie break normalissimo, che servirà per decretare la squadra che passerà il turno, o comunque che avrà vinto il turno, ecco. Raga, ho la dispensa che piange. Dobbiamo andare al supermercato, se no non mangio oggi. Tra l'altro vogliamo parlare delle mie ciabatte. Oggi outfit fresco, direi. Giacca, se no mi viene una polmonite con il classico clima di Innsbruck. Comunque raga, adesso sì, siamo fuori dalla Coppa CEV e dalla Champions, però non è finita la stagione, anzi il nostro campionato procede a gonfie vele. Stiamo andando forte in Austria, attualmente siamo secondi, però con una partita in meno, e dove le abbiamo vinte tutte per ora. Soltanto abbiamo fatto 2-3-2, tutte le altre abbiamo vinto sempre da 3. Per esempio sabato abbiamo offerto una prestazione veramente solida, secondo me. Abbiamo vinto 3-0 contro Amstetten, abbiamo dimostrato veramente la nostra forza. Siamo partiti da subito con tanta pressione imbattuta, il sistema muro-difesa è andato molto bene, e avevamo studiato anche bene l'altra squadra. Quindi raga, la stagione non è assolutamente finita, state con me perché vi porterò comunque all'interno anche di questo campionato. E niente, e comunque raga, di neve ce n'è. Che a pranzo mi faccio una bella insalatona con tutto, però devo comprarli. Mozzarella. Raga, vi presento il pollo più costoso al mondo. Il pollo d'oro. Se però voglio mangiare dell'insalatona devo anche comprare l'insalata, se no non si mangia un cazzo. Direi che sto Pluk Salad misticanza 100 grammi è la mia. Questi invece sono per la salute mentale, direi che ci stanno. Ragazzi, non fate come me, seguite una dieta, anch'io la seguo ma non la rispetto. No, scherzo. Buy carbs. Thank you. Comunque raga, anche l'alimentazione è super importante per preparare una partita al meglio e per stare meglio fisicamente. Non si può pretendere di essere in forma, non avere problemi fisici se si mangia tutti i giorni al McDonald's, per esempio. Vorrei portare la vostra attenzione su quanto è lercia la mia macchina. Comunque raga, è colpa della neve se la mia macchina è sporca, non è colpa mia. Chiudiamo la lercio mobile e si vola. Come si fa a giocare male con un pranzo così, raga? Ve lo dico io.
non si può. Ma quindi come si studia una partita di pallavolo? Adesso ve lo spiego. Partiamo col perché si studia una partita e non si gioca così a caso come viene. Innanzitutto per arrivare, diciamo, preparati alla partita, e quindi una volta che siamo in campo noi sappiamo già più o meno come o cosa farà il nostro avversario. Poi, essendo uno sport di situazione, la pallavolo, tu puoi studiare quello che vuoi, ma alla fine sei obbligato ad adattarti mentre sei in campo. La partita che si va a guardare normalmente a video viene preparata da, ovviamente, l'allenatore, il capo allenatore, e lo scoutman, che è quella persona all'interno della società, del gruppo squadra, che prende le statistiche in ogni partita e a volte anche in allenamento per facilitare la lettura del video, fondamentalmente. Partiamo intanto dal principio. Non so se tutti lo sappiate, ma le partite vengono viste da noi e studiate con una ripresa fatta da dietro il campo, quindi dal lato posteriore e non dal lato televisivo, che sarebbe quello fondamentalmente laterale. Questo perché? Perché da dietro si riescono a vedere molto meglio le traiettorie della palla, le direzioni che si hanno in battuta o in attacco, e quindi si riesce a capire e studiare meglio tutto quanto. L'allenatore quindi prepara il foglio gara. Bisogna riportare il primo allenamento dopo la partita. Se te lo scordi, 5 euro di multa, o 15, non mi ricordo. In questo foglio gara ci sono tutte le informazioni che ci servono per lo studio della partita. La prima cosa che si va a studiare è il loro side out, quindi la loro fase di cambio palla. Cosa si studia? Si parte da capire quale ricettore sarà il nostro obiettivo in battuta, quindi capire quello che ha più difficoltà, e lì si studia sia chi va in difficoltà di più con l'assalto spin, sia con una battuta più tattica come può essere l'assalto float. La seconda fase che si va a studiare, e siamo sempre sullo studio del loro side out, è la distribuzione del loro palleggiatore. Quindi cosa vuol dire? Si va a vedere la percentuale di alzate che ha fatto in posto 4, in posto 2 o al centrale o pipe. E qui però c'è una grossa distinzione da fare. Il gioco con la palla perfetta o positiva, che è sicuramente un gioco più veloce, si ha un maggior utilizzo dei centrali, quindi del centro della rete, oppure quando la palla è staccata o spostata sulla rete. In questo caso il nostro studio cambia e si possono iniziare a fare delle opzioni, scegliere praticamente di calcolare meno un giocatore piuttosto che un altro. Questo perché? Perché noi vediamo a video, appunto, che questo giocatore viene utilizzato meno in questa situazione, per esempio. Ora capite, raga, che non è proprio tutto così facile e non è così immediato, dato che ci sono 3000 informazioni e devi pensare e agire in base a una situazione, in tutto in una frazione di secondo. Il terzo punto è quello dello studio delle traiettorie d'attacco dei loro principali schiacciatori e dei centrali, ovviamente. Perché? Perché ognuno ha delle caratteristiche personali in base alle quali gioca più o meno facilmente una diagonale piuttosto che una parallela. E anche qua si divide in due macro categorie, tra virgolette: direzioni di attacco con la palla veloce e direzioni di attacco con la palla scontata, palla alta. E anche noi qui dovremmo andare a strutturare il nostro gioco in base alle preferenze di un attaccante piuttosto che un altro. Ma adesso, raga, mi preparo perché devo andare a fare appunto video e poi allenamento. Vi porto con me, ragazzi. Siccome sono un temerario, oggi vado in monopattino, anche se ci sono 4 gradi, 5 gradi. Let's go! Sopravvissuto anche stavolta, incredibile, continua la mia vita, pazzesco. Do you see my video? Okay, 3 times. Bravo, man! Take your phone, go to see my video. Bravo! Ragazzi, andate a vedere tutti i miei video. Right. That you play. Come on, like you want it. Come on, and get it. Come on, I want it. Only time me so bad, you and what? No one else. Come on, like you want it. Come on, and get it. Come on, I want it. Only time me so bad, you and what? No one else. Come on, like you. Come on, and get it. Come on, I want it. Only time me so bad, you and what? No one else. Come on, like you. Come on, and get it. Party, do it up, she baby. I won't tell nobody. 내가 날 지켜줄게, however you want it. Do you want to party? Do it up, she baby.
I won't tell nobody. 내가 날 지켜줄게 however you want it, my dear. C'è una cosa sicura nella vita, solo una, che io sono sempre l'ultimo a uscire dallo spogliatoio, cazzo. Anche oggi, raga, abbiamo dato, allenamento fatto, video fatto e andiamo a casa. Capite bene, raga, che diventa complicato quando ci sono così tante informazioni da dover pensare e poi agire di conseguenza in tutto in una frazione di secondo. E pensate che oltre a tutto questo dobbiamo anche studiare noi stessi, perché per esempio io chiedo sempre la mia distribuzione per cercare di essere più imprevedibile possibile. Ma questo non vuol dire che sia necessario questa cosa, io lo faccio perché sono malato. Che bel tempo, piove pure. Che bello è uscire alle 5 di pomeriggio e c'è buio come se fosse mezzanotte. Mette una tristezza addosso. No, è una delle cose che odio di più di allenarmi d'inverno. Uscire veramente presto, che c'è già buio. Niente raga, siamo giunti al termine di un altro video. Come avete potuto vedere non è solo un giocare a pallavolo, ma c'è anche tanto studio dietro le partite, le nostre partite. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ti ricordo di lasciare un like, iscriverti al canale che non ti costa niente e noi ci vediamo alla prossima.